小さな店の片隅で彼は今日も働いてる。古い時計新しい時計全部直してみせるんだ。銀座の時計修理屋君の時計を直します。でもちょっと待って気をつけてトラブルの予感がする。 Impara anche tu a mettere giù il piede dalla parte del più semplice, segui Mr. Ginza 70. Cari seguitori, buongiorno. Oggi in questo video volevo prendere in considerazione alcuni termini che vengono utilizzati alle volte in maniera corretta, alle volte in maniera scorretta, da parte soprattutto dei venditori o comunque da parte di chi fa dell'orologeria il suo scopo di divulgazione. Oggi vedremo 3 termini che bisogna imparare bene se volete cominciare ad acquistare orologi su internet, perché un acquirente consapevole non rischia di fare brutte figure quando compra qualcosa. Quindi i 3 termini che vedremo sono aftermarket, mod e contraffatto, quindi vedremo la differenza tra questi 3 termini. Partiamo con aftermarket. Da definizione, aftermarket è un componente prodotto da terzi, compatibile con l'orologio, privo di loghi o marchi registrati del brand originale. Perché sia un prodotto aftermarket deve avere determinate caratteristiche, quindi un produttore terzo, non è Seiko che fa quella parte là, è un produttore che produce senza licenza, non ha una licenza o una collaborazione con Seiko. Funziona questa parte sul modello di riferimento, quindi è una parte che va bene per quel determinato orologio, non ha nessun logo o marchio protetto riprodotto. Quindi come esempio prendiamo i bracciali della Ankle Strap, quindi i bracciali che si possono comprare, ad esempio io ne ho comprato uno per l'Alpinist. Questi bracciali qua hanno il loro logo, Ankle Seiko, hanno il loro modello che è di fantasia. Ci sono bracciali che riproducono vecchi modelli Seiko del passato, comunque non viene riportato il logo Seiko, non c'è scritto Seiko da nessuna parte, anzi sono orgogliosi del loro marchio e ci mettono il loro marchio. Questo è un classico esempio di prodotto aftermarket. Per assurdo anche un cinturino in pelle montato su un orologio che ha il bracciale, anche quel cinturino in pelle è un prodotto aftermarket. Anche i miei orologi hanno prodotti aftermarket, perché spesso quando cambio il vetro metto un vetro di fornitura che non è il vetro originale Seiko, quindi quel vetro di fornitura che metto è un prodotto aftermarket. Se decideste di sostituire il vostro vetro con uno zaffiro, perché quel vetro zaffiro sarebbe un vetro aftermarket. Cosa non è aftermarket invece? Se prendiamo qualche esempio, faremo gli esempi sul Seiko Pog, il 6139 portato dal pilota spaziale Pog nello spazio, che è uno di quelli più contraffatti. Un quadrante, ascoltate bene, un quadrante con il logo Seiko non prodotto da Seiko non è aftermarket. Il secondo termine che vediamo è quello che viene usato più spesso e è quello delle mod. Quando troviamo degli annunci che parlano di Seiko mod e vediamo un Omega Speedmaster con il logo della Seiko, quelle vengono chiamate mod. In realtà le mod sono qualcosa di leggermente diverso. La definizione di mod è personalizzazione intenzionale di un orologio esistente tramite sostituzione o aggiunta di componenti aftermarket o OEM. OEM sono parti prodotte direttamente da Seiko per creare una configurazione non originale. Quindi vado a prendere un orologio originale e sostituisco alcune parti con delle parti che possono essere prodotte da terzi, quindi completamente di fantasia. Mettete il caso di un Seiko a cui si cambia la ghiera per mettere un'altra ghiera differente, senza marchi Seiko, eccetera. E quindi vado a creare una configurazione che non è mai stata pensata da Seiko, quindi non è originale,
ma è una mod appunto. Deve avere queste caratteristiche, deve avere la base, deve essere l'orologio originale funzionante. Quindi se noi compriamo tutti i pezzi di cui niente è originale, cioè non c'è una base originale dell'orologio, già quella non è più una mod. Quindi cassa dell'Omega Speedmaster, movimento NH35, quindi movimento di fornitura, quadrante dello Speedmaster con scritto Seiko, lancette dello Speedmaster, non c'è niente di originale, quella non si può chiamare mod. Vengono sostituite parti, cristallo, lancette, ghiera o quadrante. Chiaramente se vado a sostituire il quadrante non, non deve essere un quadrante con la scritta Seiko. Quindi non deve essere un quadrante prodotto da altri con la scritta Seiko. Differente, alcuni quadranti sono talmente rovinati che si effettuano appunto delle mod e sono i classici che vedete ukiyo-e, quelli con il francobollo giapponese sopra. Quella può essere considerata una mod. Prendo il quadrante originale, cancello tutto quello che c'è scritto, ci metto un francobollo, posso mantenere il logo della Seiko perché il quadrante è stato fatto dalla Seiko. Chiaramente non è un quadrante, non è uscito così dalla fabbrica quel quadrante, quindi è una modifica fatta. Le parti che possono essere usate in queste mod sono appunto aftermarket o parti originali Seiko. Posso prendere due Seiko differenti, scambiargli le parti, quindi prendere la ghiera di uno e metterla sull'altro, chiaramente devono essere compatibili. E questa qua è un'altra mod. Se il logo Seiko rimane sul quadrante originale, questo è legale, quindi mettendo il francobollo sul quadrante originale, questo lo rende comunque legale. Una mod non è un orologio falso, ma un mod spacciato per originale diventa frode. Quindi la mod è accettata, ma spacciare una mod per originale non è legale, è frode. Quindi se vedete un orologio con parti scambiate e queste parti qua e questo orologio qua viene venduto come originale, quella è una frode, non si può fare. Veniamo invece alla contraffazione. È un componente, un orologio che riproduce elementi protetti da trademark, quindi logo, marchio, design registrato, senza autorizzazione, con potenziale di indurre in errore sull'autenticità. Un quadrante non prodotto da Seiko con il logo Seiko è falso, non è aftermarket, non è una mod, è falso. Quindi il venditore che vi vende un quadrante con la scritta Seiko vi sta vendendo un falso e questo è illegale. Differenza invece se il quadrante non riporta nessun logo. Quindi se il quadrante non riporta nessun logo e è anche vagamente somigliante al quadrante originale, questo è considerato un quadrante aftermarket. A differenza di parti invece che non hanno i loghi, non hanno loghi applicati, quindi su Seiko troviamo il logo solo sul quadrante o su delle corone. Quindi se l'inserto ghiera, ad esempio, di un POG è identico all'originale e non c'è modo di capire se è un originale o è una replica, qua entriamo in una zona grigia, ovvero possiamo comprare quella parte per ripristinare un nostro orologio, per averlo, la ghiera non c'era, l'inserto ghiera non esisteva più, possiamo comprare, dato che i pezzi originali non esistono più, Seiko non produce più i pezzi originali, possiamo comprare una replica e inserirla all'interno del nostro orologio. Questo è tollerato. Sicuramente Seiko non vi perseguiterà per questa azione qua, nonostante il design di quella ghiera sia comunque protetto. Però si entra in una zona grigia, nel senso posso farlo per un mio orologio, nel momento in cui vendo l'orologio devo specificare che quella parte non è originale. Se vendo l'orologio senza specificarlo, entro nell'illegale, sto vendendo una parte falsa come vera, quello non si può fare. Quindi se io prendo un orologio e lo assemblo con parti aftermarket, quindi ci prendo la cassa, ci prendo
la ghiera, l'inserto, tutto quello che posso metterci di non originale ce lo metto e lo vendo come originale, qua entro nell'illegale, quindi non si può fare. Facendo un riepilogo, se c'è un prodotto aftermarket non deve avere il logo del brand perché altrimenti diventa falso, deve essere prodotto da terzi, non serve avere un orologio base, quindi non serve avere un orologio base, posso fare un assemblato con tutti i pezzi aftermarket, l'importante è che non li spacci per veri, può essere venduto legalmente e ha un valore collezionistico basso, quindi orologi con parti aftermarket vanno pagati poco. È per questo che quando qualcuno mi chiede quanto, sì, se vale la pena comprare un orologio o no, gli chiedo subito, soprattutto per quelli famosi come il POG, gli chiedo quanto costa, cioè a quanto è in vendita. Scordatevi al giorno d'oggi di comprare un POG completamente originale per 300 euro. Se trovate un POG a 300 euro vuol dire che il 90% dei pezzi che lo compongono sono falsi. Neanche aftermarket, sono falsi perché una volta che vedete il logo su un quadrante perfetto, quello è sicuramente falso. Quindi costa poco, sì, costa poco. Hai buttato via i soldi? Sì, hai buttato via i soldi perché hai comprato una Ferrari costruita sopra una Toyota Corolla dell'86. Quindi le mod invece possono avere il logo del brand, sì, se il quadrante è originale e tutto il resto è moddato si può fare, zona grigia diciamo. È prodotto da terzi, quindi le parti mod possono essere prodotte da terzi o prodotte da Seiko. Serve un orologio base? Sì, bisogna partire da una base, non si può partire da tutto falso, deve avere una base per essere considerata una mod. È vendibile legalmente? Sì, basta dichiarare che alcune parti non sono originali dell'orologio. Valore collezionistico, c'è a chi piacciono le mod, quindi qualcuno può comprarle. Personalmente non mi interessano, tranne alcune. Ho moddato anch'io un orologio modificando il quadrante che era in condizioni pessime, piuttosto di creare un quadrante di fantasia ho preferito togliere la vernice e lasciare il quadrante con il bronzo superficiale. Quella può essere considerata una mod, oppure cambiare il bracciale perché non sia più il bracciale, quella può essere considerata un'altra mod. Per quanto riguarda la contraffazione, invece, se c'è il logo del brand, se trovate un logo Seiko su un pezzo non prodotto da Seiko, non è una mod, non è aftermarket, è falso, contraffatto, falso. Se siete dei venditori e non volete utilizzare questi termini forti come contraffatto e falso, almeno utilizzate il termine non originale. Quindi non smettete di utilizzare aftermarket o mod, utilizzate quadrante non originale. Poi sappiate che se vendete un quadrante col logo Seiko, quello è proprio illegale. Quindi sia il venditore che l'acquirente potrebbero essere perseguiti, potrebbero, non succede, ma se succede non piangete poi. Il materiale contraffatto è prodotto chiaramente da terzi, solitamente in Cina viene prodotto, difatti se andate a cercare su AliExpress pezzi di ricambio Seiko ne trovate un'infinità e è buona norma quando si ha un dubbio su un orologio vedere se quel pezzo che ci lascia il dubbio è in vendita su AliExpress. Se è in vendita su AliExpress lo stesso pezzo che ci mette un dubbio, state quasi sicuri che il pezzo non è originale. Per la contraffazione chiaramente non serve un orologio base, il pezzo contraffatto può essere messo su un orologio che è 100% contraffatto come su un orologio che ha parti originali e parti contraffatti. Non è vendibile legalmente, un pezzo contraffatto non si può vendere. Quindi valore collezionistico 0. Quindi quei 300 euro che avete speso per il POG con tutti i pezzi contraffatti, non aftermarket, non moddati, ma contraffatti, vale 0. Se ha il movimento originale, vale il prezzo del movimento, staccate il movimento e vendete quello per comprarvi un orologio decente.
Quindi come caso reale vediamo appunto un 6139 POG, il cronografo indossato da William Pog nello spazio. Seiko non produce più i ricambi originali, il mercato crea ricambi identici, è una zona grigia legale. Quindi l'inserto ghiera senza logo venduto come riproduzione per il 6139 e per il ripristino della ghiera è un aftermarket tollerato, diciamo. Inserto identico all'originale, quindi la replica del design proprietario, che corrisponde a una violazione dei diritti di autore, ma è comunque un qualcosa che è tollerato, anche questo si può fare, Seiko non vi perseguiterà. Usato su un orologio invece venduto come autentico, quindi la ghiera non originale spacciata per autentica, questa è frode, è illegale indipendentemente dal componente, quindi è sempre illegale. Se è un logo del brand originale e non è fatto da Seiko, non è aftermarket, quindi non è un prodotto aftermarket, ma è un prodotto falsificato, contraffatto. È venduto come originale, se ve lo vendono come originale è frode, quindi vi stanno imbrogliando. Se finirà su un orologio spacciato come autentico, è nella catena del falso. Il problema qua nasce quando per ripristinare un vostro orologio che non penserete mai di vendere, comprate un pezzo aftermarket, poi un giorno decidete di rivenderlo e voi siete onesti e all'acquirente specificate, guarda che l'inserto ghiera non è originale, l'acquirente è d'accordo, va bene, lo compra e voi siete a posto con la coscienza. Se il compratore un giorno decidesse di venderlo e si dimentica, omette questo piccolo particolare che la ghiera, che l'inserto ghiera non è originale, si entra in un ciclo in cui quell'orologio viene spacciato per vero, il prezzo cambia e poi riuscire a riconoscere un vero da un falso comincia a essere complicato. Ho letto molte guide sul riconoscimento del POG, anzi vi metto una guida nei commenti. Non è facile, soprattutto non è facile da delle foto sfocate prese su internet riuscire a capire se un orologio è vero o falso. Capita spesso sui forum, sulle pagine Facebook, la gente mette le foto scrivendo secondo voi è buono o non è buono, ma senza avere l'orologio tra le mani con una lente per poter controllare e avere di fianco un orologio originale per fare il confronto è davvero difficile da una foto. Alcuni casi sono palesi, in alcuni casi si vede anche dalle foto su internet. Per le parti aftermarket del POG cominciano ad essere veramente fatte bene, poi ci sono una varietà abbastanza grande di alternative, quindi è difficile da capire. Credo che per queste 3 parole qua sia sufficiente. So che siete persone intelligenti, quindi cercate di fare degli acquisti consapevoli. Se avete dei dubbi, eccetera, potete sempre scrivermi all'email mrginza70@gmail.com. Mi piace rispondere alle vostre mail, cerco di rispondere il meglio possibile. Non mi definisco, sapete che non sono un esperto, sono un appassionato come voi. Che però guarda tanti annunci, guarda tante guide, eccetera, e ha anche degli amici che sono degli esperti. Quindi se non so, io chiedo agli amici esperti che ne sanno sicuramente più di me. Cercate di fare degli acquisti consapevoli, non fatevi fregare perché ogni volta che comprate un Seiko 5 su eBay sappiate che avete l'80% di possibilità di comprare un assemblato indiano che non ha niente a che vedere con un Seiko originale, e più ne comprate di quelli e più ce ne saranno poi nel mercato. Frega niente se lo pagate 40 euro. Se avete visto il mio canale sapete che con 40 euro si riescono a comprare degli orologi belli, senza dover spendere tanti soldi e senza comprare delle schifezze fatte in India o in Pakistan o in Turchia. Con questo video finisco qui, spero che vi sia utile, schiacciate mi piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Farò più avanti anche un video su altri termini perché sono importanti, è
è importante riuscire a parlare la lingua, conoscere la lingua dei venditori per non farsi fregare. Quindi a breve farò anche un video divertente sulla lingua dei venditori. Statemi bene e alla prossima. Aiuta anche tu, Mr. Ginza 70, a sconfiggere il nemico alieno. Iscriviti al canale.